La lucha libre non è soltanto uno sport, è una narrazione collettiva, un mito che attraversa generazioni, un rituale popolare dove il ring diventa teatro e la maschera un simbolo di identità e speranza. Per capire cosa sia oggi la lucha libre, dobbiamo tornare alle sue origini più profonde, a quel momento in cui la lotta, da mera competizione fisica, diventa spettacolo popolare in Messico. Molti secoli prima di parlare di wrestling moderno, nel territorio dell'attuale Messico, il corpo era già un potente simbolo culturale. Le civiltà preispaniche come gli Aztechi e i Maya attribuivano significati profondi alla lotta, non solo un confronto fisico, ma un gesto rituale legato alla guerra, all'onore e all'idea di equilibrio tra forze cosmiche. In questa società il combattimento tra guerrieri o tra simboli antropomorfi serviva a rappresentare la lotta eterna tra ordine e caos. Anche se queste lotte avevano un contesto rituale ben diverso da quello moderno, possiamo già vedere un seme di ciò che molti decenni dopo fiorirà come lucha libre. Entrando nel XIX secolo, il Messico è un paese in trasformazione. La lotta greco-romana e altri stili europei cominciano a circolare nei circhi e nelle fiere pubbliche. Questi spettacoli, spesso itineranti, combinano forza atletica e intrattenimento per il pubblico. Diversi resoconti storici ricordano combattimenti di lotta già nel 1863, quando si svolgevano eventi di wrestling greco-romano nelle grandi città messicane e l'atleta Enrique Ugartechea viene talvolta citato come uno dei primi wrestler messicani noti, esibendosi in incontri con avversari europei o americani. Questi primi spettacoli non avevano ancora una forma organizzata di lucha libre come oggi la conosciamo, erano esibizioni di forza all'interno di programmi più ampi di circo o di sport popolari. Tuttavia già si avvertiva nel pubblico la voglia di spettacolo, di scontro fisico narrato come una piccola epopea urbana. All'inizio del XX secolo, con l'apertura dei confini culturali e l'influenza degli spettacoli statunitensi, la lotta comincia ad attrarre sempre più pubblico anche in Messico, soprattutto nelle città di frontiera come Ciudad Juárez, dove eventi di wrestling professionistico attirano gli spettatori locali. È in questo ambiente che Salvador Luterot, allora gestore di un'attività commerciale, assiste per la prima volta ad uno spettacolo di wrestling statunitense e capisce il potenziale di questo intrattenimento. Decide quindi di provarci, trasformare la lotta in qualcosa di organizzato, continuo e popolare, adatto al pubblico messicano. La svolta avviene il 21 settembre 1933, quando Salvador Luterot González fonda la impresa messicana de lucha libre, riconosciuta ancora oggi come la più antica federazione di wrestling ancora attiva al mondo, e organizza il primo spettacolo di lucha libre professionistico a Città del Messico, nell'allora poco considerata Arena Modelo. Questa prima arena non era una struttura scintillante, era un luogo economico, spesso considerato di seconda scelta rispetto ad altri spazi di box o spettacolo. Lutherot stesso dovette affrontare difficoltà nei primi tempi, con strutture spesso fatiscenti o costose da affittare, fino a decidere di acquisire e ristrutturare l'Arena Modelo per uso regolare. Il primo evento di IMLL non fu un singolo incontro, ma un intero cartellone di match, un vero spettacolo serale per il pubblico. Yaki Hoe sconfigge Bobby Sampson nel main event. Leon Tinkit batte Cyclone McKay. Antonio Rubio supera Jesus Castillo. Flemmarion domina Antonio José Pavia. Questi incontri non erano solo lotta atletica, erano ganci narrativi con atleti presentati come figure da sostenere o da contrastare, in un crescendo di tensione ed emozione. Le prime reazioni furono entusiaste. Il pubblico riconobbe immediatamente qualcosa di speciale. La struttura non era perfetta, ma l'esperienza era coinvolgente. La lotta, fino a quel momento spettacolo sporadico nei circhi o negli eventi regionali, divenne qualcosa di regolare, atteso e partecipato. In un Messico ancora segnato dalle
cicatrici della rivoluzione e dalla ricerca di nuove forme di identità sociale e culturale, la lucha libre offriva un'esperienza comunitaria, un luogo dove condividere urla, trionfi e sconfitte, dove tifare per chi rappresentava valori di coraggio, onore, furia o astuzia. Nei primi anni molti lottatori non indossavano le maschere, tuttavia già all'inizio del 1934 la IMLL ospita un wrestler americano mascherato come La Maraviglia Enmascherada, la Meraviglia Mascherata, un personaggio che cattura immediatamente l'immaginazione del pubblico messicano. La reazione del pubblico fu così forte che Lutherot decide di fare della maschera un elemento distintivo della lucha libre. Non è più un semplice accessorio, diventa parte dell'identità drammatica, un simbolo che separa il performer dall'uomo dietro la maschera. Questo porta alla creazione deliberata di altri lottatori mascherati come El Enmascherado, il mascherato, e il Murcielago Enmascherado, il pipistrello mascherato, gettando le basi di uno degli elementi più iconici della lucha libre, il luchador mascherato. In un paese dove la cultura preispanica attribuiva significati profondi alla maschera, questo elemento colpisce particolarmente. La maschera diventa una sorta di totem moderno, legato al mito, alla leggenda e alla trasformazione personale. I primi spettacoli non erano solo incontri isolati, ma costruivano piccole storie. Ogni combattimento aveva eroi e antagonisti, con il pubblico che iniziava a tifare apertamente per un buono e a fischiare per un cattivo. Questa dinamica narrativo-emotiva con i luchadores mascherati forma il DNA stesso della lucha libre: narrazione visiva, coinvolgimento emotivo, simbolismo culturale. Il successo dei primi eventi fu evidente fin da subito. La IMLL organizza il suo primo anniversary show già nel 1934, che attira migliaia di fan e mostra quanto radicata fosse diventata la passione per la lucha libre. Salvador Lutherot continua a innovare, acquista arene, costruisce strutture come l'Arena Coliseo e più tardi, grazie anche a un colpo di fortuna, una vincita alla lotteria, finanzia la creazione della leggendaria Arena Mexico, destinata a diventare la cattedrale della lucha libre in Messico. Così, tra difficoltà iniziali, innovazioni narrative, personaggi mascherati e pubblico in crescita, la lucha libre si trasforma da un semplice spettacolo di lotta in fenomeno popolare radicato nella cultura messicana. È il primo passo di una storia che nei decenni successivi diventerà un mito condiviso, più forte di qualsiasi disciplina sportiva. Nel prossimo video vedremo come gli anni 40 e 50 portano la lucha libre alla sua età dell'oro, facendo nascere eroi immortali come il Santo e trasformando questo sport spettacolo in un fenomeno nazionale ed internazionale.